tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia, guardate quanto sbrilluccica, che ho deciso di chiamare Ferrero Rocher. Sono tornata ad utilizzare un filato che quest'estate ci sta piacendo tantissimo, ossia il filato Gala della Stelly Yarn, e questa volta ho usato il marrone che è il codice 102. Guardate qui, ha le micro paillette dorate, ma con la luce sembrano micro paillette di tantissimi colori diversi, e invece vi posso assicurare che il colore è proprio soltanto, sono paillette dorate, ma appunto il riflesso le fa sembrare colorate di maniera diversa. Vi faccio vedere anche altri colori che trovate sempre disponibili sul mio sito. Abbiamo questo che è bellissimo, il classico nero, il corda, ma oltre questi trovate veramente tantissimi colori e sono uno più luminoso dell'altro. Parliamo invece un attimo del quantitativo. Allora, per una taglia S io ho utilizzato 4 gomitoli, per una taglia M ve ne occorrono 5, per una taglia L 6, quindi per una taglia XL ve ne occorrono 7. La particolarità di questa maglia non è tanto nella lavorazione, che in realtà riprende lo stesso punto con cui avevo fatto sempre con il Gala la maglia. Dovevo fare il poncio, stavo facendo il poncio, però poi mi è venuto in mente questo di fare questa maglia e quindi ho variato un po', però non vi preoccupate, farò anche il poncio sempre con questo stesso punto. Dicevo, quindi ho deciso di fare questa maglia particolare, e la particolarità non è né nel punto, che è un punto facilissimo da realizzare, né nella tecnica, perché in realtà sono due pannelli che poi vengono cuciti insieme, ma nel fatto che è un po' più lunga, cioè non più lunga del normale perché la lunghezza è sempre quella, ma ho fatto poi una striscia di catenelle che ho fatto passare in uno dei giri che ha gli archetti, in modo tale da stringere e creare questo effetto palloncino sopra e l'effetto un po' ondulato sotto, che io adoro, che quest'anno va tantissimo di moda, è veramente molto bello. Potete anche poi, quando volete, non mettervi appunto con la striscia di catenelle, toglierla e quindi lasciare la maglia bella larga, perché comunque per avere questo effetto la maglia è un po' più larga rispetto a quella che faccio solitamente, e questo lo spiego comunque nel tutorial. Realizzarla, come vi ho detto, è semplicissimo, alla fine sono 4 giri che vanno sempre ripetuti e abbiamo questo effetto appunto delle strisce più forate con le strisce con una striscia di gruppi di 3 maglie alte, quindi veramente semplicissimo. Potete farla anche più scollata, più collata, come preferite, e fare anche gli scalfi più larghi se volete farli più larghi. Detto ciò, come sempre il filato lo trovate sul mio sito, dove trovate anche il PDF acquistabile, nel quale io vi spiego giro per giro come creare questa creazione e anche tutte le altre di cui vi pubblico i tutorial. E come sempre, se decidete di realizzarlo, mi raccomando, mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinetando con Elsa, o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinetare e Sferuzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi trovate sia come Filati Elsa che come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia andremo a realizzare 2 pannelli uguali, identici, che poi verranno cuciti assieme. Come filato io ho deciso di utilizzare il filato della Stelly Yarn linea Gala, che sapete ho già utilizzato, però questa volta ho deciso di optare per il colore marrone con le micro paillette dorate. Qui comunque potete vedere anche altri colori e sul sito ne trovate veramente tanti altri. Lavoreremo con l'uncinetto del numero 4,5. La creazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4, a cui vanno aggiunte poi 3 catenelle per avere l'inizio del giro uguale alla fine. Ora io ho montato 91 catenelle e questo mi permette, questo è un piccolo campione, vi sto parlando della creazione vera e propria, mi permette di avere un pannello largo circa 52 centimetri. Tenete presente due cose: che una volta che andremo a fare i 4 giri, dopo il primo giro la lavorazione tenderà a stringersi un pochettino, e per questo io solitamente i pannelli li faccio di pochi centimetri più larghi delle spalle, ma in questo caso l'ho fatto un po' più largo. Ora quindi, infatti, solitamente sapete che sono intorno ai 46 centimetri, questa volta 51, proprio perché dopo il primo giro la lavorazione tenderà a stringersi un pochettino. Quindi io ho montato 91 catenelle, ricordo un multiplo di 4 a cui vanno aggiunte 3 catenelle. Per una taglia M io vi consiglio di mettere almeno 4 motivi in più, per una taglia L 8 motivi in più, per una taglia XL secondo me in realtà già 11 motivi in più rispetto a me vanno benissimo. Però vedete, sempre montando questi motivi, soprattutto se non usate il mio stesso filato, a quanti centimetri arrivate, e tenete presente che 3 centimetri sicuri li andrete a perdere, proprio perché dopo il primo giro la lavorazione tenderà a stringere un pochettino, e vi farò capire anche perché. Detto ciò, quindi possiamo iniziare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare
2 catenelle che sono sta prima maglia alta, salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare un'altra maglia alta, vado nella catenella successiva e realizzo la mia terza maglia alta, catenella di separazione, salto una catenella di base e si ricomincia da capo, quindi vado nella catenella successiva e realizzo la mia prima maglia alta, vado nella seconda catenella e realizzo un'altra maglia alta, vado nella terza catenella e realizzo un'altra maglia alta, catenella di separazione, si salta una catenella e si ricomincia da capo, quindi devo fare questo per tutto il primo giro. Vado a fare una maglia alta, catenella successiva, seconda maglia alta, catenella successiva, terza e ultima maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia, quindi maglia alta, si salta una catenella, maglia alta, seconda maglia alta, terza maglia alta. Per terminare il giro vado a fare sempre una catenella, salto una catenella di base e vado a fare le mie ultime 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3. Ops, non sono uscita tutti i fili, e 3. Terminando così il nostro primo giro. Se avete delle catenelle in più, lo sapete, io preferisco farne sempre qualcuno in più, andate poi a sfilarle. Quindi questo è il nostro primo giro, ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro. E in questo caso o vi alzate con una catenella e poi andate a fare la maglia bassa, o come me andiamo sulla prima maglia alta e andiamo a fare direttamente la maglia bassa. Quello che faremo per questo giro adesso lo faremo per tutto il giro. 3 catenelle, vado nell'archetto di una catenella, maglia bassa, 3 catenelle, vado nell'archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi si deve fare questo per tutto il secondo giro. Concludiamo il secondo giro andando a fare sempre 3 catenelle, entro nell'ultima maglia alta e vado a fare una maglia bassa, ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il secondo giro e in questo caso facciamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione. Quello che faremo adesso lo faremo per tutto il giro. Entro nel primo archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi devo fare questo per tutto il terzo giro. 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Fatto questo per tutto il terzo giro andiamo a concludere facendo 2 catenelle, prendo il filo, entro nella maglia bassa iniziale e vado a fare una maglia alta. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il nostro quarto ultimo giro. O vi alzate con una catenella e poi fate la maglia bassa, o come me andate a fare direttamente la maglia bassa, 3 catenelle, salto l'archetto di 2 catenelle e quello che faremo adesso lo faremo per tutto il quarto giro, e quindi salto l'archetto, entro in quello successivo di 3 catenelle e vado a fare la maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa, 3 catenelle, archetto successivo, maglia bassa. Quindi dobbiamo andare a fare questo per tutto il nostro quarto giro. Per terminare il quarto giro andiamo a fare sempre 3 catenelle, salto l'archetto di 2 catenelle, entro nella terza che equivaleva alla mia prima maglia alta e vado a fare una maglia bassa.
Quindi questi sono i 4 giri che dobbiamo sempre andare a rifare, e adesso vi faccio rivedere il primo giro e qui capirete perché la lavorazione si va a stringere, perché qui avevamo una maglia alta sopra ogni catenella di base, mentre qui l'avremo negli archetti, quindi vanno a stringersi un po' le maglie alte tra di loro, e quindi c'è per questo che si stringe un po' la lavorazione. Però mi piace questo effetto perché sulle spalle, quindi quando si va a cucire, la lavorazione resta comunque bella morbida. Quindi ci giriamo con la lavorazione e vi faccio vedere come andare a fare appunto il nostro di nuovo primo giro. Realizziamo in questo caso 3 catenelle perché non abbiamo più la catenella di base, e poi entro nell'archetto e vado a fare altre 2 maglie alte per un totale quindi di 3 maglie alte, e poi vado a fare catenella di separazione, entro nell'archetto successivo, 3 maglie alte, quindi una, scusate mi devo tirare un po' di filo, 2, 3, catenella, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2, 3, catenella, archetto successivo e di nuovo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, catenella, e andiamo a fare il nostro gruppo di 3 maglie alte nell'ultimo archetto. Però nell'archetto andiamo a fare 2 maglie alte, 1 e 2, e l'ultima maglia alta la facciamo dove abbiamo la maglia bassa, e poi si ricomincia col secondo giro. Quindi questi sono, vedete qui in realtà non si nota che si stringe la lavorazione, però ve ne accorgete man mano che andremo a fare che andate a lavorare il pannello. Quindi io adesso continuerò a fare i 4 giri nel mio pannello originale, poi vi dirò quante volte sono andata a ripeterlo. Tenete presente 2 cose: che naturalmente quando dovete misurare la lavorazione allargate un po', perché nel lavorare vedete i gruppi, i giri con le catenelle tendono a stringersi, ma indossate invece cedono, si allargano. Quindi per capire bene quanto è lunga la vostra maglia, andate a fare in questa maniera prima di misurarla, in modo da allargare gli archetti. Tenete anche presente, scusate se ripeto il tenete presente, che la lunghezza, io poi metterò le catenelle in alto quando andremo a fare entrambi i 2 pannelli, li cuciremo insieme, più lunga la mia maglia sarà lunga ma non tantissimo, perché poi dovremo andare a fare una striscia di catenelle per poter allacciare la maglia un po' in vita e creare l'effetto bombato. Quindi fatela lunga, non lunghissima. Io naturalmente vi dirò i centimetri che ho fatto io, e in base anche a voi, alla vostra altezza, decidete quanto andare a fare lunga. Dunque ho terminato il primo pannello e ho ripetuto i 4 giri per 12 volte, e poi sono andata a ripetere di nuovo il primo giro. Quindi queste sono le catenelle iniziali, ho ripetuto i 4 giri per 12 volte e poi nuovamente il primo giro, per terminare appunto con il giro con i gruppi di 3 maglie alte. Ora, facendo in questa maniera, il mio pannello mi è venuto lungo circa 45 centimetri, però tenete presente che in questo momento è appoggiato. Quando lo andrò a indossare cederà di qualche centimetro, perché abbiamo queste strisce con gli archetti, quindi la lavorazione tenderà ad allargarsi. Quindi diciamo che secondo me una volta indossato raggiungerò anche i 48, se non anche i 49 centimetri. Ora andrò a fare un altro pannello uguale, quindi monterò lo stesso numero di catenelle e andrò a fare lo stesso numero di giri per le taglie più grandi delle mie. Mi raccomando, in questo caso dovete vedere voi quanto volete che vi vanga lunga la maglia, quindi rispetto ai suggerimenti che vi ho dato per le catenelle iniziali, qui è a vostro gusto, quindi se volete farla lunga o corta la maglia. Quindi adesso vado a fare, come vedete, il secondo pannello. Ed ecco qui anche il secondo pannello. Quindi, come vi ho detto, ho montato lo stesso numero di catenelle, ho ripetuto i 4 giri per 12 volte e poi ho fatto di nuovo il primo giro con le maglie con i gruppi di 3 maglie alte. Adesso devo andare a cucire tra di loro questi 2 pannelli. Vi dico già che adesso metterò i marcapunti e me lo proverò, perché non voglio cucirlo troppo sulle spalle e voglio lasciare gli scalfi, diciamo, belli larghi. Quindi adesso non vi dico ancora
quanto andrò a fare, se cucirò abbastanza. Devo provare un po', perché ho in mente di fare una cosa ma voglio capire mettendo i marcapunti come viene. Comunque l'importante è che per adesso ho fatto i due pannelli e dopo vi darò le misure per poter cucire insieme. Ho terminato la cucitura dei due pannelli e vi dico che io dalle spalle, dall'esterno verso l'interno, ho cucito per 13 centimetri. Consiglio un 14 centimetri per la taglia M e un 15 centimetri per la taglia L, mentre lateralmente ho cucito partendo dal basso fino all'alto per 32 centimetri, lasciando, come potete vedere, uno scalfo di circa 15 centimetri. Rispetto alle altre ho chiuso un po' di più. In questo caso, per le taglie più grandi delle mie, dipende sempre dalla lunghezza che avete fatto la vostra maglia, però tenete presente che per una taglia M devi lasciare almeno sui 17 centimetri, per una taglia L almeno 19 centimetri. Infine sono andata a fare una lunga catenella di circa 300 fili di catenella. Ho realizzato circa 250 catenelle che ho fatto passare nel terzo giro del penultimo motivo. Vedete, scusate, del terzultimo motivo. Vedete, qui ho il penultimo, qui è l'ultimo, e qui ho fatto passare la mia striscia di catenelle che mi serviranno appunto per fissare addosso questa maglia e avere l'effetto, diciamo un po' l'effetto a palloncino che avrete visto a inizio video quando la indosso. Quindi detto ciò, naturalmente per le taglie più grandi vi consiglio di mettere più catenelle. Taglia M mettete almeno 300 catenelle e 350 per una taglia L. Quindi detto ciò, anche questa creazione è terminata.